Tra le auto più vendute in assoluto, posto fisso nelle top 10, la Volkswagen Polo è un'auto da città che per la sua praticità e il suo look che piace ai giovani e non è un'auto vendutissima dal 1975. Oggi però non stiamo qui per guidare la Volkswagen Polo, ma dobbiamo seguire un po' il nuovo trend, il trend che porta il SUV in tutte le case e anche Volkswagen si è allineata a questo mercato con la nuova Volkswagen T-Cross. Prima di metterci al volante però vi ricordo di iscrivervi al nostro canale e di attivare la campanellina per le notifiche e di seguirci anche sui nostri canali social, Facebook e Instagram. Vi starete chiedendo perché abbiamo menzionato la Polo. Numeri alla mano, è evidente la somiglianza della T-Cross con la storica auto da città. Lunga 4,11 m, largo 1,78 m e alto 1,58 m, la Volkswagen T-Cross rappresenta una valida alternativa per chi vuole dimensioni compatte e tanto spazio all'interno, senza dover però rinunciare ad una posizione di guida più alta. Esteticamente più slanciata rispetto alla sorella maggiore T-Roc, il nuovo modello di Wolfsburg presenta linee molto marcate che danno muscoli e compattezza al design generale, pur avendo bordi smussati e aerodinamici. Se nel frontale i fari e la griglia ricordano i SUV più grandi della casa, al posteriore la T-Cross è tutta nuova. La linea del tetto è regolare e scende ripidamente nella zona del portellone, dove una fascia in gloss black unisce i due gruppi ottici LED posteriori. Tutto intorno alla vettura sono presenti nervature che rendono l'auto aggressiva e protezioni in plastica che le dà un'aria da off-roader, pur essendo disponibile solo con trazione anteriore. All'interno, la T-Cross rompe con il passato. Il volante dotato di pulsanti dedicati ai controlli e media ha un design rinnovato dopo tanti anni di carriera. Subito dietro, il guidatore ha a disposizione un Virtual Cockpit come optional, vero marchio di fabbrica delle auto del gruppo VAG, con quadranti digitali per contagiri sulla sinistra, informazioni del trip al centro e tachimetro sulla destra. La posizione di guida è comoda, sono seduto abbastanza in alto e riesco tranquillamente a vedere tutto ciò che mi circonda all'anteriore, grazie anche ai montanti stretti. Per quanto riguarda il posteriore invece ho i montanti larghi e l'1.8 stretto, ma questo però non inficia sulla visibilità. Su questa plancia ben disegnata, con questa trama molto giovanile che cambia in base alla versione che acquistate, troviamo tutto sotto controllo. Qui ho il Virtual Cockpit, anzi nella mia versione ho un normale quadro strumenti analogico, poi troviamo il display infotainment da 8 pollici, davvero comodo, con App Connect per esempio, con il Mirror Link, Android Auto, Apple CarPlay. E nella parte inferiore troviamo le bocchette del clima, i tasti per controllare il clima manuale o automatico in caso, e più sotto troviamo una postazione per ricaricare il telefono wireless e 2 prese USB e un caricatore a 12 volt. Guardando la T-Cross lateralmente si nota come la linea del tetto non scende verso il posteriore, elemento fin troppo presente nei cosiddetti SUV coupé degli ultimi anni. La sua ormai rara linea regolare dona molto spazio all'interno, soprattutto per gli occupanti dei sedili posteriori e il bagagliaio. L'ingresso a bordo è molto facile. I sedili omologati per 3 sono comodi per 2 adulti, c'è molto spazio per la testa e sufficienza per le gambe, grazie alla conformazione per le ginocchia dei sedili anteriori. Nella versione in prova abbiamo avuto modo di toccare con mano le plastiche di plancia e pannelli porta. Un po' dure, ma tutto sommato nella media del mercato, così come i tessuti dei sedili di buona qualità. Il tunnel centrale risulta un po' alto, ma l'auto si fa perdonare con la presenza di 2 immancabili prese USB. Peccato che non ci siano le bocchette dell'aria condizionata. Lo spazio per le gambe però scompare quando si fa scorrere il divano posteriore in avanti di ben 14 cm. Tutto ciò porta la capacità del bagagliaio da 385 a 455 litri, fino ad un massimo di 1280 litri con i sedili abbattuti. Dettaglio negativo causato dallo scorrimento dei sedili è lo spazio che si crea nel portabagagli, un vero e proprio incavo profondo nel quale le buste della spesa rischiano di perdersi ad ogni frenata. La T-Cross è stata progettata sullo stesso pianale della Polo, la piattaforma MQB. Questo dona all'auto, grazie alle ridotte dimensioni, una grande agilità in città, complice ovviamente lo sterzo, che seppur non direttissimo ha un ottimo angolo di sterzata. Inoltre, per quanto riguarda il motore, abbiamo un 95 cavalli adesso, che è abbastanza scattante in città, però vi consiglio, se abitate in un paese in cui ci sono molte salite e discese, vi consiglio il 115 cavalli che ha più coppie, quindi magari con l'autocarica non dà problemi sulle salite. Per quanto riguarda i freni, ho notato dei freni che sono abbastanza reattivi, sarà comunque l'auto nuova, però comunque i freni sono ottimi. Le sospensioni in città sono pieni di buche ovviamente, e devo dire che tutte le asperità stradali vengono assorbite al meglio. Per quanto riguarda invece l'assetto, ha un assetto rigido, abbastanza rigido in realtà, non influisce sul comfort,
però nelle curve ho notato che non si imbarca, e tra l'altro anche in una frenata d'emergenza che ho fatto qualche giorno fa ho notato che l'auto non si scompone, quindi è molto stabile, mi piace come assetto, come si guida, insomma. A proposito di comfort di guida, secondo me il cambio ideale per quest'auto è il DSG a 7 rapporti. Noi abbiamo purtroppo un cambio manuale a 5 rapporti che però è disponibile anche nella versione a 6 rapporti. La silenziosità a bordo è buona, soprattutto in città, perché chiaramente non ci sono rotolamenti di pneumatici o comunque rumore del motore. Infatti durante dei tragitti un po' più lunghi in tangenziale o in autostrada sarà il CX che non è molto basso, saranno le barre sul tetto, ma qualcosina si riesce a sentire dall'abitacolo. Ho notato comunque, apprezzo anche che su questo genere di auto, quindi non di alta gamma, ci sono le doppie guarnizioni sulla portiera, non i doppi vetri, però insomma aiutano sicuramente molto a non far entrare molti rumori dall'esterno. Di solito se sentiamo la parola SUV pensiamo a un'auto 4x4, una trazione integrale. Bene, questa è un BSUV però a trazione anteriore, quindi questa tendenza di chiamare molte auto piccole SUV a molti non piace, sono sincero, però io credo che stiamo seguendo lo stesso percorso che abbiamo intrapreso fino agli anni 90, inizi anni 2000, in cui chiamavamo monovolume ogni singola auto praticamente. Quindi credo che adesso SUV non sia sinonimo di 4x4 o trazione integrale, ma sia sinonimo semplicemente di comodità e di comfort. Le motorizzazioni sul mercato sono tutte 1000 3 cilindri turbo benzina con potenze da 95 a 115 cavalli. In arrivo anche delle motorizzazioni a gasolio. La T-Cross in prova qui su WeDrive è dotata del 95 cavalli, capace di raggiungere i 180 km/h di velocità massima con una coppia massima di 160 Nm. Nella nostra prova su percorsi misti tra città e strade extraurbane abbiamo registrato consumi di circa 16,5 km/l. La T-Cross presenta 3 allestimenti, partendo dalla Urban, salendo con la Style fino al top di gamma Advanced, con fari LED e cerchi in lega da 17 pollici di serie. Sempre di serie, ma su tutte le versioni, ci sono numerosi sistemi di sicurezza e assistenza alla guida. Il mantenimento della corsia con i sensori che leggono le linee stradali, il sistema di rilevamento dei pedoni e la frenata automatica d'emergenza per evitare le collisioni. Tra gli ADAS ci sono ovviamente il rilevatore dell'angolo cieco e il cruise control adattivo. L'Advanced ha di serie anche l'assistenza al parcheggio. Peccato che su un'auto destinata ai giovani la retrocamera sia su richiesta nelle versioni più modeste. In un mercato come quello del 2019, i BSUV la fanno quasi da padrone. Ecco quindi che Volkswagen va ad accaparrarsi quella fetta di clientela che non è disposta ad accettare le dimensioni maggiori della T-Roc. Il prezzo di partenza della nuova T-Cross è di 19.000 euro, ma con i diversi optional disponibili non è per nulla difficile far crescere questa cifra. La versione provata qui su WeDrive, grazie a Volkswagen Zentrum Bari, ad esempio, è sul mercato a 20.905 euro. La T-Cross dovrà vedersela anche con le altre concorrenti quali Fiat 500X, Citroën C3 Cross, ma anche le cugine Skoda Kamiq e Seat Arona, viste all'ultimo salone di Ginevra. Siamo sicuri però che quest'auto venderà bene, come vende anche la Polo, e anche perché il trend del mercato punta sempre verso i BSUV. Ma voi cosa ne pensate di quest'auto? Mi raccomando, fatecelo sapere nei commenti, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche con il campanellino.